cervello davanti. In Ronalds, laggiù, e qui vicino a me c'è Malloy, uno degli attori. Il film è strano. Vorrei sapere come mai avete deciso di fare una lunga parte che non ho mai visto in un film horror, molto parlata. Da dove deriva questa decisione? E siete andati fino in fondo con quella decisione? Yeah, it was a clear decision that we made. And also, just real quick, Tom also wrote it with me and he produced them, just so you know. But so, the idea behind taking time with the beginning was to, I didn't want it to feel like a horror film, I wanted it to feel like a documentary. And that was something Tom and I discussed a lot, was that the idea is that we didn't want an audience to really know what they were in for. And also, I feel in horror films of recent, I don't feel they spend enough time really, truly getting to know the characters and their story, and I feel that's missed in films these days. And instead, all you get is a lot of scares, instead of building and creating a tone and establishing the mood. È stata una decisione assolutamente consapevole presa insieme a Tom. Tom non è soltanto uno degli interpreti del film, è anche il co-sceneggiatore e il coproduttore del film. Volevamo che appunto venisse dedicato molto tempo a sviluppare questa prima parte per due motivi principali. Uno è che non volevamo che sembrasse fin da subito un horror, ed è una cosa di cui abbiamo discusso a lungo. Volevamo che il pubblico non sapesse bene cosa stesse vedendo, e l'idea era più che altro quella di farlo sembrare un documentario. Due, perché gli horror più recenti secondo noi non dedicano sufficiente tempo a creare delle storie dietro appunto al momento dello spavento intenzionale, a sviluppare personaggi, e secondo me questo è un peccato, perché l'horror sembra solo dedicato alla parte che ha a che vedere col genere squisitamente. Quindi noi volevamo proprio costruire la storia in modo diverso. Avete scelto di fare così anche perché avevate a disposizione degli attori bravissimi. Lui per primo. Da dove arrivano? Da dove li avete pescati questi attori? Thank you. Okay. That was the thing with us, is to get the most realistic performers. And Dean and I have worked together in several films, and I've been in a lot of movies, so he was confident with me, and I was confident with myself. But the rest of them, we would bring them into a room in this great casting director in New York City, Judy Henderson, and we brought the actors in the room and we'd ask them 5 questions, and they had to answer in character. So it wasn't about memorizing a script or reciting lines. It was about how real they could be. Did we believe that they were that person? And the people that got the roles, especially Chris, who I would consider my co-lead in the movie, it just blew us away. They were so realistic, and I think you see that in the film. There's not one moment where there are in many films, but in this film there's not one moment where you don't think that's exactly who these people are, and that's what's good. Which was extremely important. Again, it goes back to that, why do we take so long to stay with these characters? Because, and that if the actors weren't believable, we wouldn't have been able to do that. So, and also, New York City is the mecca for actors, so yeah, I think one way or another we would have found great actors.
L'idea era quella di riuscire ad avere gli interpreti più realistici che fossero disponibili. Dean e io abbiamo lavorato insieme su diversi film, quindi naturalmente fra noi c'è un rapporto di fiducia reciproco e nel caso invece della scelta degli altri attori ci siamo affidati a una responsabile del casting, Judy Anderson, alla quale appunto abbiamo chiesto di farci avere delle proposte e quando gli attori sono stati convocati per le audizioni non abbiamo chiesto loro di imparare un testo a memoria, ma di rispondere a 5 domande nei panni del personaggio, proprio perché volevamo misurarli sull'aspetto realistico e devo dire che sono tutti assolutamente straordinari, a partire da Chris, che è assolutamente fantastico nel ruolo. Sono tutti interpreti di cui non dubitiamo neanche per un istante che si incollino alla perfezione con il personaggio che interpretano. E aggiungeva Dean, era molto importante anche in riferimento alla domanda precedente, cioè al tempo che noi decidevamo di sviluppare nella prima parte con la descrizione dei personaggi. Sarebbe stato assolutamente impossibile farlo con degli attori non credibili. Non a caso li abbiamo cercati a New York, che è la mecca degli attori. Avete fatto molte prove, era tutto scritto, li avete lasciati liberi di parlare. Yeah, so yes, we rehearsed. It was, there's no way to have been able to have accomplished what we did without extensive rehearsal. Also, as far as the script goes, it was more of an outline of scenes and situations. 40 pages. Yeah, it was a very, very extensive outline, and then we rehearsed them in the situations, and I believe that this also contributes to the believability of the situations in the story and the characters. And again, this is something that was essential to making this movie, was to have these performances not be performances, but just be real. And so yeah, lots of rehearsing. Sì, abbiamo provato moltissimo, sarebbe stato impossibile non farlo. Per quanto riguarda la sceneggiatura non c'era una vera e propria sceneggiatura, ma una traccia molto sviluppata, una sorta di sinossi, di indicazione di 40 pagine in cui erano comunque spiegate le situazioni e in quelle situazioni abbiamo fatto provare gli attori ancora una volta con la preoccupazione di renderli assolutamente credibili, e questo era fondamentale per la qualità dell'interpretazione. And that also goes back to the actors too. In the audition process, they had to have a strong ability to improv because there was no script. That we needed to have them have the ability to create, create their own dialogue. Very important. E questo si ricollega appunto al discorso della selezione degli attori tramite provini. Non essendoci una vera e propria sceneggiatura, avremmo richiesto loro di improvvisare e quindi dovevano dimostrare la loro abilità nel fare questo. Continua, prego. Buongiorno, vorrei fare una domanda. Possiamo considerare questo film come un esempio eclatante di questa evoluzione che sta attraversando il cinema horror e che sta per essere espresso anche al Torino Film Festival? Penso per esempio anche al film di Christophe Deveau, Semmo's Hero. Grazie. See, we definitely thought that Dean and I, from the beginning, the goal was to make something that took the found footage genre, which we're almost not really that genre, we're kind of like a documentary / horror, and make it go to the next level. There's a lot of great movies like The Babadook is a perfect example of something revolutionary and different. So where so much has been done before,
you take people to the woods and you chop them up, or you know, there's some kind of found footage with a shaky camera. We didn't want to do that. We wanted to do something completely new and different that I feel, for maybe the first 30, 40 minutes, you may debate if this movie is really real. Like, that was our goal, is like, there should be questions in your head. Is this really happening? So. Assolutamente, scusate, assolutamente sì, Dine e io abbiamo riflettuto molto su questo aspetto e l'obiettivo era proprio di fare qualche cosa di diverso rispetto a come il genere è stato sfruttato fino a questo momento, dunque dare un'impressione di un found footage, cercare di giocare con il genere per svilupparlo a un livello successivo, come è stato fatto appunto in esempi recenti, penso a film come Babadook, che ha cercato proprio di rivoluzionare i codici e di fare qualche cosa di innovativo. Non ci interessava la classica storia di una che viene portata nel bosco e fatta a pezzi, piuttosto che usare la macchina da presa, muovendola, facendola tremare. No, volevamo fare qualcosa di differente e in quest'ottica è la nostra scelta di rendere i primi 30-40 minuti del film tali da sollevare il dubbio che si tratti di un horror. And to add to Tom, the idea was to make the audience think that they're watching a documentary. And it's not, we wanted to take them on a journey that where you think you're watching a documentary and it changes, it shifts. And you feel this build and this tension and this tone change throughout the whole piece. So I believe with that was what our goal was in transcending this found footage genre as docu-horror more, because I don't like to really call this film found footage. It's not. It's a documentary that becomes a horror film. So. E sì, l'idea, come vi ho detto prima, era quella di indurre il pubblico a pensare che stia vedendo un documentario di fatto. Inizia un viaggio convinto di assistere a un documentario e poi c'è uno scarto, a un certo punto c'è un cambiamento di tono, di atmosfera e ti trovi in un genere diverso. Quindi il nostro obiettivo era quello di trascendere i generi anche rispetto al fatto che sembrasse un found footage. Non era soltanto questo l'obiettivo, ma che fosse appunto una sorta di documentario horror a metà tra i generi. Buongiorno, sono Roberto Sagresta di Malloy. Volevo chiedere, mi è piaciuto poi appunto la prima parte, molto interessante e diversa dal solito, perché se vi siete comunque ispirati a film capostili come The Blair Witch Project nella prima parte e The Ring nella seconda col video, volevo chiedere se l'idea di fare un documentario su una società stile YouTube che raccoglie video esiste in America, perché mi incuriosiva, mi sembrava abbastanza vera, veritiera, e infine in America se è uscito che tipo di reazioni ne avete avuto? Grazie. Scusa, non ho sentito la parte del video di ispirazione. Non se la storia del film il film che hai citato, il secondo film che hai citato. The Ring. Oh, okay. Social inspiration. I tell a nice story. I have a daughter and a son, but my daughter loves scary stuff. And we were on what's called, I don't know if you have them here, called haunted hay rides. It's you get on a hay ride, you know, attracted, and you have to do it on Halloween here, but it's by Halloween and you go through the woods and people scare you. And as we were going on it, I saw the people laughing and getting scared, and I said, I post on Facebook, I've just decided right now I'm going to do another horror movie. I've done 2 others, The Alphabet Killer and The Attic, and everybody commented on it, liked it, you know, reposted it, and within 2 months I had raised the money for the movie, and we were shooting within 3 months from that moment. I didn't even have a horror movie in my head. So the inspiration, and I'll let Dean answer the second part, the inspiration came from an American movie called Catfish, which was another movie debatable if it was real,
but it's clearly not a horror movie. And I thought, let's try to do that with a horror movie where you don't know until the end, really. There's certain aspects that you would think is real, so most of it. We'll let her answer this. Vi racconto una storia. Io ho un figlio e una figlia. Mia figlia ama spaventarsi, ama tutte le cose che le fanno paura, e in occasione di Halloween c'è questa tradizione negli Stati Uniti che è il Haunted Hayride. Praticamente vai nel bosco e subisci tutta una serie di spaventi e la gente ride, si spaventa e via dicendo. E in occasione di uno di questi eventi ho avuto l'idea di fare, mi è venuta la voglia di fare un altro film horror. Io ne ho già interpretati due, l'altro del Killer e di Attic, e ho postato quest'idea su Facebook e nel giro di 2 mesi avevamo già trovato i finanziamenti per il film. Io non sapevo ancora che tipo di horror avrei fatto, ma i soldi c'erano già. Per quanto riguarda le fonti di ispirazione ce n'è una sola, e che è Catfish, che è un film americano non di genere horror, ma proprio anche questo a cavallo fra vari generi, queste cose che non sai bene dove stai andando guardando e dove andrà a finire. I'm going to add a little bit. Well, don't do that. Well, inspiration for the film also was obviously, you know, we grew up in Blair Witch and Paranormal Activity, and so the idea was I was very unsatisfied with those movies. Catfish also was a documentary that it led you to believe it was a horror film. It wasn't. The trailer made you think it was a horror film. So we wanted to sort of combine those elements and make a satisfying, you know, at least a climax that satisfies. That's the thing. That's the long and short of it. As far as social commentary, I mean, it's fairly simple. You know, the character that Tom plays becomes obsessed with the idea of as the world has become obsessed with the internet and viral videos, and essentially the idea is that could lead to society's demise. Continuando io a rispondere alla domanda riguardo alle fonti di ispirazione, noi siamo comunque la generazione di Blair Witch Project e di Paranormal Activity, 2 film che ci hanno lasciato insoddisfatti, ma personalmente mi ha lasciato anche perplesso film come Catfish, che non era né un documentario né un horror, anche se comunque c'è un'atmosfera che è abbastanza inquietante. Riguardo al commento che filtra nel film sull'utilizzo dei social e su internet, certo, il personaggio di Tom incarna l'ossessione così diffusa oggi per i video virali che circolano su internet e che naturalmente possono portare delle conseguenze diverse. And lastly, we're shopping it around. It's not sold yet. We just finished it, so it's soon. We're just shopping it around now. Okay. Yeah, it hasn't been released. Hasn't been released yet. Il film non è ancora uscito, negli Stati Uniti stanno facendo una serie di proiezioni di anteprime, ma è presto. Continuo a fare i complimenti sulla prima parte. Perché è girata in maniera molto complessa. C'è qualcuno sul set che filma le scene e si vede lui con la macchina da presa. C'è una macchina da presa che filma questo personaggio. Ci sono alcuni dei personaggi che ci parlano direttamente. E noi non sappiamo bene in più dove siamo. Siamo in un film tradizionale, siamo in un film tutto quanto in soggettiva, stiamo vedendo qualcosa di costruito oppure no? Yeah, it was absolutely structured. All of those elements were 100% designed to be that way. It's so structured that it looks like it's unstructured. Yeah. I mean, you know, that was exactly the idea. So.
I'm glad you got it. Yeah, good. It was effective. Sì, è strutturato al 100%, ogni minimo dettaglio era stato descritto, ragionato e sapevamo come doveva essere e strutturato talmente tanto che sembra destrutturato, privo di una struttura. E questo funziona così fino a quando c'è la mazzata, fino a quando non tanto c'è l'idea dello staff movie con il suicidio nel cimitero, quanto c'è l'urlo improvvisamente davanti alla macchina da presa. Quell'urlo lì a me ha dato l'idea che fosse il punto di partenza del vostro lavoro sul film. Actually, I mean, not the actual scream itself. The idea of the scream was the intention of where the idea of the film came from. But the actual scream we ended up using took on many different variations as we decided which would be the best and most effective, so that we got the result out of the audience. Because that was extremely important. But we wanted to make a movie about what they call web screamers, which is those videos we've all seen. It started with a car commercial in Germany. There's a nice car going down the road and then a ghost comes out and scares you, you know. And I wanted to make a movie that involved those things because normal scares just come at you, but screamer scares you have to kind of look deep first, and so you're almost more exposed when you get scared. Sì, l'idea è stata quell'urlo, è stata l'urlo, anche se non specificamente quell'urlo. L'urlo ha subito una serie di variazioni finché non siamo riusciti a trovare il più efficace e il migliore, e aggiungeva Tom che l'idea era anche quella di comprendere gli urli della rete, per così dire. Non so se avete presente cosa sono, cioè gli spaventi che si prendono in rete nel momento in cui compaiono in alcuni filmati delle immagini da paura, tipicamente la pubblicità di un'auto tedesca e a un certo punto ti compare lo spettro all'improvviso. Quindi volevamo che il film comprendesse anche questa forma di paura. A me è venuto in mente un gran bel film, non so se lo conoscete, di Jerzy Skolimowski, italiano e australiano, ma il titolo originale era l'urlo proprio, in cui doveva esserci un urlo bestiale che ti faceva scoppiare la testa, non trovavano chi riuscisse a fare questo urlo come volevano loro, e poi l'ha fatto il regista. Chi l'ha fatto l'urlo? Siete voi insieme? Nick? No, I'm just kidding. No. It's a girl's scream. I don't know where this. I mean, I worked with the sound designer, and you know, he would just give me variations, and we would look, and we all go on the internet and listen to the best screams, and then we would say create that, and then he'd bring us something, and it wasn't right, and we'd say add these tones and add these variations, and so I don't know. Let's mention his name, Jeffrey Allen Jones. So I don't specifically know who the scream came from. I was from our sound designer. Yeah. L'urlo è stato creato dall'ingegnere del suono, in realtà, che ha offerto una serie di variazioni rispetto a quanto abbiamo trovato su internet. Noi dicevamo cerca di riprodurre un grido come questo, lui faceva delle proposte, noi aggiungevamo delle tonalità o delle varianti, insomma è stato merito dell'ingegnere del suono che si chiama Jeffrey Allen Jones. Sì, Travagnasco Cinedanza. Allora, avete detto che il film è partito, diciamo, da Facebook, il film parla essenzialmente di un social network, quindi quando è che lo metterete in streaming? Nel senso? I mean, in 2017. Yeah. That's the release. Yeah, we want to embrace that audience. In the States, we're going to do something called an awareness campaign to try to get the social media virally going. Yeah, part of the plan is to create a massive
if we can, a massive online presence, essentially, because that's the whole movie. And we have screamer videos that the actual screamer video we've taken from the movie, and that is one of the pieces of the marketing campaign we'll be using to get people, to bring awareness of the movie. So yeah. Sarà disponibile nel 2017 naturalmente in occasione dell'uscita. L'idea da parte nostra è quella di lanciare una vera e propria awareness campaign, cioè una campagna di consapevolezza con una diffusione assolutamente virale sui social del film, creare proprio un evento, quindi una presenza massiccia online attraverso una serie di strumenti di marketing che utilizzeremo con delle sequenze in anteprima, dei flash, delle immagini, però ci saremo online. Grazie. C'è ancora una domanda lì. L'ultima. Intanto volevo dire che il film mi è molto piaciuto, senza spoilerare troppo. Ho apprezzato il fatto che vengano scardinati un po' dei luoghi comuni del film horror. Per esempio, che andare nelle case è pericoloso soltanto di notte, oppure che poi venga raccontata un pochino tutta la storia che c'è dietro l'assassino. Qui in realtà non si capisce bene, ed è una cosa che ho molto apprezzato e di cui vorrei sapere qualcosa in più. Not to include too many details and not to try and break down the codes, the genre. I'll give you a little review. I think, thank you, by the way. I think that we wanted to deliberately create questions, but good questions. We didn't want to have any logic flaws in the script, but we did want you to start thinking, was this really Jack the Ripper? Who really killed these people? And maybe we had sequels in mind and prequels in mind. But I'm not a fan of horror movies or even horror novels when they explain too much. Perfect example is the movie Hannibal, it was shot in Italy. And there's Jonathan Demme explains Hannibal Lecter, his sister was eaten when he was a kid. That ruins the character. Because now he's not just evil anymore. You're explaining, okay, you gave him an excuse to now you kind of feel bad for the guy. So don't do that. And so we want to give questions enough so that your mind, Paranormal Activity is a great example. Your mind creates so much of that evil and so much of that scare, and that's what we want. Yeah, I think the unknown is what's scary. So not having any answers really sort of keeps your mind thinking and creating what it is all about, instead of, again, like Tom says, when you answer too many questions, you take away the fear of what you're creating. So by not having the answers, that fear will perpetually exist forever. Grazie della domanda, e indubbiamente è stata una scelta deliberata, voluta, perché riteniamo che non dare risposte alle domande sia meglio. Quindi sarà stato Jack lo Squartatore, chi lo sa, chi ha ucciso. Noi in mente avevamo un sequel e un prequel, e naturalmente la nostra idea, che però non spieghiamo. Questo perché io in particolare non sono un amante delle spiegazioni nei film di genere. Pensiamo al Silenzio degli Innocenti. Jonathan Demme decide di spiegarci che Hannibal Lecter è diventato Hannibal Lecter perché gli hanno divorato la sorella quando era bambino o non so più cosa. A quel punto non è più il cattivo al 100%, non è più l'incarnazione del male, è qualcuno per cui provi addirittura compassione, e non funziona così. È importante che invece la paura sia allo stato puro, come è il caso di Paranormal Activity. Devi occuparti interamente la mente. Quindi
aggiungeva appunto Dean che la paura resta perpetuamente, non se ne va mai nel momento in cui tu non hai una risposta per una domanda. Dobbiamo finire qui. Complimenti per